Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere la persona a cui stai pensando, la persona che hai nel cuore o la persona che ti viene da pensare in questo momento, qual è il profilo energetico nei tuoi confronti. Vediamo qual è l'energia attuale, i suoi pensieri nei tuoi confronti, cosa ha nel suo cuore per te e da cosa sono mosse le sue intenzioni e le sue azioni nei tuoi confronti. Per farlo utilizzerò i miei potentissimi oracoli lui-lei che fanno proprio un quadro poetico e meraviglioso della persona e siccome l'anima parla in poesia con questi oracoli possiamo proprio vedere e sentire la poesia dell'anima che ci tocca le corde giuste. E quindi lo facciamo con questi e poi ci facciamo la specifica con i tarocchi. Iniziamo da un oracolo solo. Ti chiedo in questo momento di pensare, di visualizzare davanti a te questa persona. Puoi farlo a occhi chiusi o a occhi aperti come meglio ti aggrada e pronunciare il potente mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu, che il potente mantra possano tutti gli esseri essere felici o essere amati. È il potente mantra che vi ho fatto fare nell'ipnosi guidata della prosperità. Ok, adesso chiedo ai maestri, mostratemi qual è l'energia che c'è tra di voi in questo momento. Secondo le regole, può essere che ci sia un'energia un po' lenta, perché bisogna attenersi a certi schemi, a una certa rigidità, a un certo essere conformi a qualcosa, non si può oltrepassare la staccionata, qualcosa di più rigido si deve fare così secondo una morale o secondo delle cose che vanno bene così come devono essere fatte in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi ci può essere un po' di rigidità o delle cose che non si possono fare in questo momento. Va bene, questa è l'energia, no? Un po' stando nei ranghi, sto nei ranghi. Ok. Adesso ci faranno vedere tutto il quadro poetico, energetico della persona a cui stai pensando. Allora, magari non si possono fare delle cose per dei motivi, vediamo. Chiedo ai maestri l'energia attuale della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti. L'energia attuale della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti. Qual è l'energia attuale? Infatti, sto affrontando tutte le mie paure. In questo momento una persona che ha delle paure, c'è una certa rigidità, non si oltrepassa la staccionata, non si fanno delle cose fuori dall'ordinario perché questa persona ha molta paura e le sta affrontando queste paure in modo consapevole o inconsapevole. Si delinea una persona che ha a che fare con i suoi demoni, con le sue paure più profonde nei tuoi confronti, perché la tua energia provoca in questa persona la necessità di superare se stessa. Ok. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Cosa sta pensando di te? Quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti? Cosa sta pensando di te? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento.
Allora, questa persona vuole fare un cambio, il mutamento. È possibile per alcune di voi questa persona è cambiata e voi non l'avete accettata più, oppure siete voi che siete cambiati e questa persona non vi ha compreso, non vi ha accettato e sta elaborando questo. Fatto sta che vuole fare un cambio nei tuoi confronti, perché dice amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. L'amore ti amo a prescindere. Se quando vedo un mutamento non sono più innamorato di te, allora non è amore. Quindi non so chi dei due sta pensando questo. Amore significa inclusione. Uketamo, il grande mantra Uketamo, io ti includo come in me dimorante. Tu sei la mia ombra, il mio aspetto più inconscio, più recondito. Grazie a te io mi vedo. Io vedo ciò che non vedo di me attraverso l'altro, no? Ok, vediamo adesso che cosa ha nel cuore questa persona. Cosa prova per te? Sono sempre accanto a te. Il suo cuore è sempre accanto a te, è sempre vicino a te. Sono sempre accanto a te. Se non ci siete insieme, se non vi state vedendo, se c'è un certo tipo di separazione, una certa rigidità, se è avvenuto un cambio da un momento all'altro e ha portato entrambi a confrontarsi con le proprie paure, soprattutto questa persona dice sono sempre accanto a te. Il suo cuore è sempre accanto a te. Ok, vediamo adesso qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Il blocco di questa persona è darsi conto che tu sei la persona che ha cercato per vite intere. Sta al blocco, non lo ammette ancora a se stesso perché sta affrontando le sue paure. Ha cercato per vite intere il tuo modo di essere perché attraverso di te sta affrontando tutte le sue paure e i suoi demoni più profondi, affinché possa avere una relazione integra, appagante, prima di tutto con se stesso. Quindi ti ha cercata per vite intere, è il suo blocco, la confessione, dire a se stesso questo. Ok. Abbiamo visto come sta internamente. Vediamo ancora nella realtà fenomenica cosa accade, da cosa è mossa questa persona nei tuoi confronti. Quali sono le emozioni che muovono i suoi passi? Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Bilancia. Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Ti sposerò perché le intenzioni sono quelle di sposarti o di avere qualcosa di importante affrontando tutte queste paure, perché ti ha cercato per vite intere, non l'ha confessato a se stesso ancora questa persona, è sempre accanto a te. Ti sposerò perché? Spiazzante, bellissimo, ok. Vediamo quali sono adesso, a cosa sono conformi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. A cosa sono conformi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti? Lotterò per te. Lotterà per sciogliere o oltrepassare la staccionata, la rigidità, questa forma di regole che si è dato o che vi siete dati. Lotterò per te. Per realizzare cosa? Per sposarti, per creare un'unione, per un'unione inscindibile. Le azioni sono conformi ad avere il coraggio di lottare per te e per la connessione. Bellissimo. Vediamo qual è l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti.
Non smettere di cercarmi, perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Questa è una persona che ti attende, ti attende. Per alcune di voi siete voi che avete messo un po' di limiti. E infatti, come ti dicevo qua, già l'avevo previsto, per alcune di voi avete visto un cambiamento in questa persona e avete bloccato la cosa, per alcune di voi, o alcuni di voi. Questa è una persona che ti dice non smettere di cercarmi, perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Perché? Perché ti ha cercata per vita intera. E sta al blocco, sta elaborando tutto questo, anche se al blocco la carta è uscita, cosa significa? Che sta affrontando le paure di dirti ti ho cercata per vita intera, di consapevolizzarlo a se stesso. Caspita, è una stesa molto commovente, molto poetica, bellissima, è bellissima. Vediamo i tarocchi cosa mi raccontano in merito adesso, nelle specifiche. Mostratemi, maestri, qual è l'energia attuale della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti. Con la carta sto affrontando tutte le mie paure. Qual è l'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti? Sto affrontando tutte le mie paure. La ruota è la fortuna. La vita l'ha messo davanti a delle prove, il destino avverso, o il destino l'ha messo davanti a delle prove che hanno fatto fermare la sua evoluzione e quindi sta affrontando le sue paure, vuole un cambio dopo l'averle affrontate queste paure. Vedi, c'è il mondo. Questa è una persona che mi parla di un nuovo ciclo, vuole affrontare le sue paure e fare un cambio di ciclo della sua vita. Vediamo quali sono i pensieri nei tuoi confronti con la carta Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento di Shakespeare. Quali sono i suoi pensieri nei tuoi confronti? Ci sei tu nei suoi pensieri, c'è la regina di bastoni, anche se sei uomo, La regina di bastoni come simbolo mi dice che tu sei nei suoi pensieri costantemente, soprattutto per quanto riguarda l'energia che gli provochi e gli scateni dentro questa persona. È un'energia erotica molto forte che ha a che fare con una creazione dentro se stesso della volontà di esplorare questi confini sconosciuti dentro di sé, proprio perché l'eccitazione e l'erotismo è un'energia procreativa e quindi ti ha proprio nei suoi pensieri costante. Sotto forma di colei che risveglia la sua sensualità, sessualità, erotismo, o colui. Vediamo cosa prova per te. Con la carta sono sempre accanto a te. Cosa ha nel cuore? La forza. Nel cuore hai il coraggio di manifestare quello che ti ho detto qui. Il coraggio nel cuore, la forza di esprimere, di sentire questa connessione. Ha la forza di sentire questa connessione e voler recuperare. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti con la carta Amore mio, ti ho cercata per vita intera. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla situazione? La giustizia. La giustizia mi parla che sta al blocco del fatto che qua c'è l'energia di una persona che non ha fatto le cose giuste nei tuoi confronti, oppure ha percepito ingiustizie nel campo amoroso nella sua vita e quindi riconoscere che ti ha cercato per vite intere è la scelta che dovrà fare, ammetterlo a se stesso. Ci sono potuti essere anche dei drammi legali qui, dei drammi legali o qualcosa inerente alla mancata giustizia che c'è stata in questo rapporto, ok? Ok. Deve prendere una decisione in conformità di quella consapevolezza che ti ha cercata per vita intera, o cercato. Vediamo un po'. Allora, nei fatti, quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti con la carta ti sposerò perché? 10 di bastoni.
questa voglia di sposarti o di creare qualcosa insieme di più entusiasmante, di più bello, è appesantito da alcune questioni, del 10 di bastoni, e ti pensa a quello che ti sposerò, perché allo stesso tempo c'è una pesantezza che è giunta al termine, no? Il 10 è l'ultima carta degli arcani minori ehm, come numerazione, e quindi giunge al termine questa pesantezza. Vediamo ancora nelle intenzioni nei tuoi confronti, ti sposerò perché. Cavaliere di denari, mi parla di una pesantezza di natura probabilmente economica, di qualcosa di economico, o una concretezza che non si è data, una lentezza in questa concretezza, una lentezza nella concretezza. Qua abbiamo il re di denari, probabilmente una persona che ha delle responsabilità che gli pesano. Re di denari, regina di coppe, la torre. Qua c'è stata la rottura tra te e questa persona, no? Per alcuni di voi è così. Forse c'erano due persone, sì, c'è la papessa, la rottura per una terza persona. Oppure qua io vedo comunque che la tua intuizione può averti fatto scoprire delle cose. Fatto sta che c'è una pesantezza in atto da cui ci si libererà. Allora, vediamo lotterò per te, le azioni che farà nei tuoi confronti questa persona con la carta lotterò per te. Le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti con la carta lotterò per te. L'asso di spade. Qua ricevi comunicazioni e l'inizio anche della lotta. L'asso di spade è proprio la lotta, la conquista. Lotterò, conquisterò la libertà dalle mie paure, lotterò per te perché ti sposerò, perché sono animato o animata da questo. Riceverai comunicazioni che parlano di inizi, l'asso di spade è proprio la conquista, no? Qua abbiamo la temperanza, comunicazioni, comunicazioni. Vediamo energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Paggio di spade, sorveglianza, 9 di coppe, stasi. La stella, per molti di voi questa persona ti sta osservando e ti sta aspettando. Quindi per molti di voi è così, ti sta osservando, sta aspettando. E la stella sta aspettando che tu gli comunichi. Oppure sta aspettando il momento giusto. Due altre. L'otto di coppe. Paggio di bastoni. Per alcuni di voi questa persona lascia altre situazioni. Questo paggio di spade con l'otto di coppe può parlare anche di una situazione antecedente o situazioni che stanno portando un rallentamento. Anche un personaggio può essere un'altra persona o altre circostanze, insomma, che rallentano. E quindi c'è il paggio di bastoni che mi parla di comunicazioni del nuovo che vanno proprio verso questa stella. Ok? Che sei tu che stai guardando. Qua abbiamo il 7 di coppe che mi parla dell'idealizzazione, no? L'8 di denari, 6 di spade. Può essere stata una persona molto incentrata sul materiale, no? Sul lavoro, essere stata distratta da altre cose lavorative e quindi essere stata un po' in una zona comfort. Però ti dice lotterò per te, va bene? Allora, qua abbiamo i segni Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia come te, l'Acquario, sì, Toro. Quindi per alcuni di voi siete voi che siete al blocco, va bene? Quindi non volete, ti sta aspettando questa persona. Ovviamente io leggo le energie, poi tu vedi come approcciarti ad esse, no? Quindi, ragazzi miei, ragazzi, io vi invito sempre a studiare, a praticare l'arte della magia consapevole, perché quella vi fa realizzare il capolavoro della vostra vita, che grazie alle relazioni noi ci facciamo la palestra, va bene? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!